In questa lezione andremo alla scoperta di Pompei, la città sepolta. È solo un estratto di una lezione di un'ora e mezzo. Se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. E il periodo in cui Pompei verrà sepolta, diciamo in una sola giornata, nel 79 d.C., sarà proprio quando era all'apice, diciamo, nel periodo appunto romano. Qui vedete una litografia degli scavi di Pompei nel 1850 e qui vedete subito appunto tutto il teatro, l'anfiteatro, insomma, tutti anche già gli scavi, il foro che si intravede e tutte le scoperte che vennero fatte, diciamo, a partire dal 1748. Importantissimi sono anche gli scavi di Ercolano. Anche la città di Ercolano venne sepolta al pari di Pompei sotto questa coltre di ceneri, insieme anche a Stabia e anche altre zone, diciamo, non è che investì questa calamità che avvenne solo Pompei, ma investì, diciamo, anche paesi, città vicine. E anche Ercolano fa parte del patrimonio dell'umanità. E qui vedete, questo si tratta appunto di Ercolano. Noi in questo caso però studieremo e approfondiremo la città di Pompei. Vedete il tempio dedicato a Apollo, edificato nel periodo etrusco, tutte queste architetture, edifici che si ritrovano anche nella Roma dell'epoca. Il foro è di epoca sannita, come vi ho detto, e qui trovate il foro, che era il luogo più importante della città, dove c'erano anche gli edifici più rappresentativi, che poi vedremo appunto nel dettaglio. E quindi in questo periodo Pompei è veramente all'apice della sua espansione, della sua ricchezza economica. Guardiamo a questo punto la storia di questa città che così come è stata sepolta è stata riscoperta nella sua bellezza perché le ceneri e l'eruzione del Vesuvio ha permesso di coprire, diciamo, la città e tenerla in un certo senso anche preservata sotto certi aspetti, sotto diciamo questa coltre di cenere e una volta riscoperti questi capolavori, certo ci sono stati crolli, rovine, è logico, però possiamo avere un'idea di come effettivamente la città si presentasse la casa che qui per esempio vedete. Iniziamo subito a considerare appunto la storia di Pompei e quali sono i luoghi principali. Innanzitutto Pompei divenne una colonia romana nell'80 a.C. Poi ebbe una grande crescita economica dovuta proprio alla sua posizione, una posizione decisamente strategica. Avete visto, no? Dove è posizionata in Campania, appunto vicino al Golfo di Napoli, e per assicurarsi il consenso, i romani avevano la necessità di soddisfare il popolo attraverso, diciamo, due cose. Ce lo dice Giovenale, ci dice due sole cose ansiosamente desidera il popolo. Che cosa? Il pane e i giochi circensi. Cioè, se te al popolo dai il pane, cioè dai da mangiare e dai da divertirsi, te riuscirai a tenere il tuo popolo sottomesso. E così nella città di Pompei, dove c'era appunto l'impero romano, ci saranno anfiteatri, terme, ci saranno luoghi di socializzazione, di relax, ci saranno luoghi in cui vengono intrattenimenti, giochi anche con gladiatori e come ci dice sempre anche Giovenale, diceva mente sana in corpore sano, anche questo è un suo detto, no? E vedete questa è la pianta per esempio di Pompei e ci rendiamo subito conto che il luogo principale della città era rappresentato proprio dal foro, che era pedonalizzato, no? E su questo foro c'erano gli edifici più importanti della città, c'era il Macellum, c'era la Basilica, c'erano edifici per l'amministrazione, c'erano i templi e c'era appunto l'anfiteatro, che vi dicevo era il luogo del divertimento. Avvenivano i giochi circensi, di cui
ci dice Giovenale, no? E i combattimenti appunto tra i gladiatori che piacevano tantissimo. Nel teatro grande e anche il teatro piccolo venivano fatte tante commedie, venivano fatti mimi, spettacoli musicali, poesie, una città veramente dove si viveva alla grande. Si affidava la cura del corpo dove? Nei luoghi come per esempio le terme. Erano complessi termali, esistono le terme Stabiane, le terme del Foro, le terme centrali, c'erano tante aree e zone termali. E poi a questi, diciamo, svaghi legati alle terme c'erano anche svaghi sessuali, c'erano addirittura 25 lupanari. Poi c'era una scuola dove si amministrava, diciamo, e si creavano, si formavano i militari, c'era una palestra dove ci si allenava, quindi tantissime attività, non ci si annoiava all'epoca, diciamo, a Pompei. L'attività religiosa invece veniva svolta nei vari templi, il tempio di Giove, c'era il tempio d'Apollo, il tempio di Venere, proprio come le divinità che abbiamo visto presenti, le divinità dell'Olimpo, prima greco e poi romano, no? E poi c'era anche il santuario, non so se lo sapete, dei lari pubblici. I lari erano una sorta di protettori, lo vedremo, degli antenati che proteggevano la casa e le case del tempo. E poi c'erano vari altri templi che erano dedicati anche all'imperatore. Qui vedete una foto degli inizi del XX secolo nella quale vediamo proprio il Vesuvio che è in attività. Vedete quel fumo che sta uscendo, diciamo, dal cratere e considerate che noi oggi quello che vediamo effettivamente si pensa sia solo un terzo, ma esistono anche sicuramente tantissime testimonianze. Via via che gli scavi vanno avanti, si scoprono cose sempre nuove. Anche recentemente che hanno scoperto altre abitazioni con altri affreschi, poi vi mostrerò. Veniamo ora a considerare però le abitazioni, siccome sono state riscoperte tantissime abitazioni anche a Pompei, volevo far vedere come le case private, le domus, come erano organizzate. Avevano un atrio, avevano un tablinio, un peristilio di solito, che era un colonnato intorno, erano delle case ricchissime. Vi ho detto che la città era nella fase di espansione massima e poi vedrete c'era l'impluvium che raccoglieva le acque piovane, poi ve lo mostro più in dettaglio e c'erano, vi dicevo, delle decorazioni lussuose perché tutte le famiglie più abbienti, diciamo, fecero a gara a affrescare anche questi ambienti con delle pitture particolarissime. Vedremo che ci sono addirittura 4 stili della pittura romana e il famoso rosso pompeiano, l'avrete sentito dire, il rosso era uno dei colori che piaceva sicuramente di più nelle case. C'erano, vi dicevo, i lari, che erano una sorta di figure che proteggevano, erano gli antenati, erano degli spiriti dei defunti che accudivano i focolai domestici. In un certo senso vegliavano sull'andamento della famiglia, sulle proprietà, sull'attività in generale. Si era molto sviluppato il culto dei lari, tanto che esistevano i larari. Questo è un larario, era una sorta di edicola, vedete, in cui si mettevano le statuette di questi personaggi, di queste divinità protettrici e le trovate spesso nelle case, all'ingresso, all'entrata e quindi erano gli antenati della famiglia che a volte venivano rappresentati come giovani con una tunica, con i calzari, che a volte stanno versando del vino in delle coppe quindi c'è tutta una simbologia che spesso si ritrova e ogni avvenimento importante che si trattasse di la partenza di un viaggio, il raggiungimento di un'età adulta o un matrimonio oppure una nascita veniva messo sotto la protezione di questi lari, di queste divinità protettrici, questi antenati, diciamo, della famiglia. E qui vedete proprio un larario rinvenuto appunto lì a Pompei.
Questa è come si presentava una domus romana, una casa romana importante di qualche patrizio sicuramente importante. Guardiamo subito com'era la pianta e com'era strutturata all'interno. Allora, la zona 1 che vedete era l'ingresso della casa. Poi trovate nella zona 2 c'erano le botteghe artigiane, si trovavano antistanti la casa, vedete? Proprio come succede anche nella Firenze medievale, no? Dove ci sono ai piani terra, spesso si trovano anche le botteghe con i loro sporti e così via. Poi si entrava nella casa e si arrivava a questo atrio, l'atrio d'ingresso, come troviamo anche nelle case. Mi è capitato di vedere case che hanno un atrio. Poi trovate, questo era l'impluvium, era una cisterna che raccoglieva le acque piovane. Vedete che qui l'atrio che è sotto era aperto e quindi raccoglievano le acque qui in questo punto ben preciso. Poi abbiamo il tablinum. Che cos'è? Il tablinum era il locale principale, poteva essere un salotto, uno studio che di solito era situato in fondo all'atrio, come qui vedete. Poi si poteva avere, questo era come un orto, un giardino che spesso si trovava nelle case. Vedete qua giù dietro questo orto giardino? Poi non è finita, si trovava anche il triclinium. Che cos'è? È la sala da pranzo, è questa sala che qui vedete numerata come il 7, va bene? Questa sala da pranzo dove si mangiava distesi, era l'usanza, lo vedremo poi, vi farò vedere anche un po' di cucina romana. Poi c'erano altri ambienti laterali, in queste ali laterali potevano essere altre stanze ad usi diversi. Poi abbiamo le camere, quelle numerate come il 9, erano le camere, la disposizione, diciamo, delle varie camere. Guardate, questo è un dipinto di Alma Tadema che ci fa vedere un interno di una casa, è un dipinto che lui fa nel 1907 e ha ricostruito l'idea di come si presentava una casa pompeiana. Bellissima, immaginatevi la ricchezza, la bellezza di vedere anche tutti questi affreschi dal vivo. Mosaici che provengono da ville, da case e abitazioni lussuose. Questa, per esempio, è la casa del Fauno, risale al secondo secolo avanti Cristo e venne poi ingrandita. E cosa possiamo vedere qui? Che ha una superficie, pensate, di circa 3.000 metri quadrati. È così chiamata perché venne ritrovata proprio una statua di un fauno, che era una statuetta in bronzo raffigurante questo fauno, che si trovava dove? Al centro dell'impluvium, che vi ho fatto vedere, il centro dove venivano raccolte le acque. Era sicuramente la casa del fauno, una delle case più lussuose che c'era a Pompei, no? Era pavimentata, c'erano mosaici, c'era un'esedra e qui si trovava anche la battaglia tra Dario e Alessandro, che ora si trova al Museo Archeologico di Napoli. Questo è l'impluvium della Casa del Fauno. Guardate, bellissimo, e il fauno, logicamente, l'originale ora si trova al Museo Archeologico di Napoli. Le case erano arricchite non solo da affreschi, ma anche da mosaici, una ricchezza incredibile che ci viene documentata questa volta appunto visitando anche il museo, perché alcuni resti si trovano proprio al Museo di Napoli, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Questo è il fauno. E ora arriviamo ai luoghi per eccellenza deputati alle terme, ai luoghi del benessere, ai luoghi anche legati ai lupanari. Non so se sapete che cosa sono i lupanari, ma erano i luoghi dove si esercitava la prostituzione. La lupa a Roma era la prostituta. E durante tutta l'epoca romana ci sono stati molti di questi lupanari deputati, diciamo, al piacere sessuale. Erano delle case di tolleranza dove si pagava, lo vedremo, ci sono delle monete che si usavano per le varie prestazioni. E alcuni di questi, appunto, lupanari sono tuttora visibili nelle rovine di Pompei. Allora, questa per esempio era la casa degli amanti. È logico, c'era un'iscrizione
che si trovava all'ingresso, sulla destra dell'ingresso, che diceva: gli amanti, come le api, passano una vita dolce come il miele. Vorrei che fosse così. E quindi le api, il miele, la dolcezza e gli amanti sono proprio come le api. L'iscrizione poi era accompagnata da 3 nomi maschili. Si pensa che la casa fosse proprio un bordello, questa degli amanti, come ce ne sono, insomma, molte altre. E questo, non so se avete mai sentito parlare di queste monete che vengono ritrovate, erano monete in bronzo oppure in ottone, si ritrovano già intorno al I secolo dopo Cristo e avevano sia un dritto e un rovescio come tutte le monete. Da un lato c'erano le scene, le varie posizioni erotiche, e dall'altro dei numeri che andavano dall'1 al 16. Era una sorta di monete del sesto, di gettoni, perché cosa succedeva? In questi lupanari spesso venivano anche persone da fuori, che appunto spesso non sapevano parlare il latino, però tirando fuori una moneta, chiedendo la prestazione numero 14, si sapeva benissimo, mettiamo, o la 16 o quello che uno voleva, qual era, non ci si poteva sbagliare, non c'era problemi, diciamo, di incomprensione, indicavano che cosa ci si aspettava da quell'incontro. C'erano anche i termopoli, non so se avete mai sentito parlare di questa. Termos vuol dire caldo e vendere è un luogo dove si vendeva cibi caldi, è una sorta di ristoro, un po' come il nostro bar, no? Noi oggi. E qui si venivano serviti, venduti anche prodotti agricoli, cereali, frutta, c'erano anche frantoi per le olive, per il grano, insomma, c'erano, diciamo, anche qui a Pompei veramente non mancava niente. C'erano alberghi e c'erano appunto osterie e questi termopoli. Guardate, i romani facevano 3 paste al giorno. La prima colazione, mangiavano una colazione semplice a base di pane e formaggio, spesso ci mettevano anche il miele, le olive e frutta. I cereali per loro erano alla base della loro dieta, usavano anche fare pani e fare anche delle polente. L'olio era fondamentale per condire come noi oggi, poi usavano spesso anche carne di maiale, selvaggina e del pesce fresco e poi delle bevande. Il vino era però accompagnato con l'acqua, non lo bevevano puro, pure accompagnato con del miele. Il pranzo, guardate, questo è un termopolio, mangiavano spesso in piedi. Nelle tavole calde erano della serie appunto di bar, chioschi di strada, in cui ci si poteva fermare per una consumazione veloce. E mangiavano generalmente a pranzo qualcosa di leggero, carne veloce, pesce, uova, o mettevano nel miele e il vino, aggiungevano del miele proprio per avere anche più energia per affrontare la giornata. Questo è il termopolio di Pompei, è, dicevo, l'antenato del nostro fast food.